Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Roberto. Ciao a tutti. E della sua auto. Sua auto? Sì, è un'auto, no? No, un pulmino. Un pulmino, ok. Quindi viene considerato un pulmino. E Roberto, ti chiedo subito perché hai scelto quest'auto, questo pulmino. No? Questo pulmino, beh, prima ne avevo un altro, Ok. ma l'avevo scelto per una questione di comodità. Tra figli, amici, eravamo due famiglie con due figli a testa, per cui con una macchina andare in giro. Bisogna sempre andare via con due macchine. Alla fine ho pensato che una macchina da 8 posti potesse essere molto, molto più comoda. La uso anche molto spesso per le attività sportive, per andare a sciare, perché è comodo mettere il vicino oppure mettere il portapacchi, per andare in barca con gli amici, per fare viaggi. È incredibile. È molto comoda. E l'ho scelto perché ho visto che i paesi nordici spesso usano questo tipo di mezzo per spostarsi e per portare tutto quello che è necessario in vacanza. Sì, in effetti io vedo tanti austriaci, Sì. tedeschi che hanno queste auto qua. Io le chiamo auto perché in fine dentro è rifinita come un'auto. Cioè non è rifinita come bene. È rifinita molto bene. Dopo andremo a vedere come è rifinita e anche come consumi mi sembra che non siamo affatto male. Sì, infatti tornando alla domanda che hai fatto perché quest'auto, perché comunque ho fatto una scelta sul mercato e sono andato in cerca di quella che tutto sommato mi permetteva di avere dei consumi adeguati, visto i chilometri che faccio. Anche perché ne fai tanti, ho visto prima. Sì, se ne faccio abbastanza. Per cui molto molto bene, insomma, sono soddisfatto. Sì, siamo su una media di, abbiamo visto prima. Boh, io non ho il piede pesante, nel senso che mi piace curare l'accelerata, stare nel traffico, i limiti difficili rispettarli, ma insomma starci abbastanza dentro. È un diesel, per cui una macchina pesante, siamo intorno ai 15 km con litro. Sì, non male, perché qua viaggiano tranquillamente 8 persone. Senza nessun problema, più valise eccetera. È un'auto pesante, è un'auto che comunque cavalli ne ha, se vogliamo dare un'accelerata va, perché comunque... Sì, no, assolutamente. Al doppio sistema normale o economy, per cui logico se metti l'economy non è che sia proprio così eccezionale nell'accelerare, però sta un attimo a spostarsi in normal, per cui i sorpassi li fai volentieri, insomma. E sei andato anche vai in montagna spesso, quindi sai sì, già sono appassionato di sci, per cui la montagna la conosco, la sfrutto spesso, sta macchina in montagna, e ha un buonissimo rapporto potenza-peso, per cui anche nei tornanti difficile scalare in seconda, cioè mantieni la terza, ti fai il tornantino, riprendi, la macchina va. Bene. Se a pieno carico un po' più di fatica, dopo dipende dal tornante, nel senso dipende dalla pendenza, però mediamente insomma dai. E un'auto così su che prezzo siamo? Giusto per... No, io l'ho presa usata, non sono andato a vedere il prezzo del nuovo perché questa è una macchina ibrida, che dopo casomai vediamo in cosa consiste. E io l'ho pagata appena sotto di 3 anni, usata sotto i 40.000 euro. Per cui nuova verrà impegnativa, però è una macchina che l'ho presa con 30.000 km, tagliandata, usata pochissimo, per cui ce li ho dati volentieri, insomma. Nuova penso supereremo i 50. Però adesso non penso sia anche più commerciabile questa macchina, perché mi sembra che Ford abbia iniziato una politica delle macchine elettriche, per cui oggi questo pulmino lo trovi solo elettrico. Non ci sarà più il turbo diesel? Non lo so. Al momento... Penso che ce ne siano in giro ancora in vendita, ma... Ok. Adesso mentre parlavamo così io e Roberto, buttavo l'occhio un attimo perché c'è un sole veramente forte, fa freddo ma c'è un bel sole, e vedo tutti questi segneti qua sul vetro. È rovinato o c'è qualcosa di... No, questo è un sistema di preriscaldamento del parabrezza. Alla mattina, che da noi succede ogni tanto di trovarci la brina sopra, mi permette in 10 secondi di sbrinare il parabrezza. Ah, è bella, perché infatti si vede così contro luce. Lo stesso sistema che c'è nel lunotto posteriore c'è nel parabrezza. Beh, questa è una cosa fantastica. Sì, il problema è assicurarlo, nel senso che l'assicuratore non era molto convinto di assicurarmelo perché costa un botto. Ah, il vetro costa? Sì. Ah, ok.
Infatti ho dovuto aumentare i massimali di copertura dei vetri. Ma anche questa è una bella chicca, diciamo, da portare, che magari qualcuno non lo sa, No, ma come informazione, sì. Sì, molto interessante. Bene, io direi adesso facciamo un giro intorno all'auto. Qui l'auto, allora, esternamente c'è poco cioè non c'è tanto da vedere, è più gli interni che è veramente fantastica, e lo spazio che c'è all'interno e la modularità che ha quest'auto, che è veramente una cannonata. Bene, dai, facciamo un giro e vediamo com'è fatta. Eccoci qua, partiamo dal frontale, che comunque è bello aggressivo, con questo bel mascherone con il simbolo della Ford qui all'interno. Vedo che abbiamo i fari fendinebbia, abbiamo dei fari, come vedete qui, a LED per quanto riguarda la posizione, e appunto adesso Roberto mi raccontava un attimo dei fari. Roberto, che I fari hanno un sistema, puoi inserire l'attività in automatico, per cui non c'è bisogno quando accendi la macchina di ricordarti di accendere i fari, non c'è bisogno quando la spegni di spegnere i fari, e non c'è bisogno durante la marcia di accendere gli abbaglianti, perché la macchina fa tutto da sola. Nel senso che nel momento in cui non trova nessuna macchina di frontale, accende in automatico gli abbaglianti e li spegne nel momento in cui si accorge che sta arrivando qualcuno. molto bene. Fari laterali quando si sterza, fendinebbia anteriori e posteriori, ecco, però questi sono manuali, gli unici fari manuali sono quelli per la nebbia. Ok, abbiamo i sensori comunque per il parcheggio, qui vedete, Sì. sia frontali che posteriori, anche perché è così grande, sì, l'auto ha bisogno di dei sensori. Sono fatti molto bene secondo me, perché sul display che è all'interno della macchina, con display posteriore, videocamera posteriore, si ha una visuale incredibile della zona di parcheggio, con tutti gli avvisatori acustici del caso. Quindi abbiamo un'auto vera e propria, cioè, per quello che dicevo prima io, sì è un pulmino, però è un'auto, perché dopo vedremo anche gli interni, le rifiniture sono veramente... Abbiamo dei cerchi da 17 pollici, se non sbaglio, ruote 215-60 raggio 17, vedo che hai già le gomme invernali, perché come raccontavi vai sempre in montagna, trovi delle differenze tra queste e le non invernali? Ah no, ognuna fa il suo, d'estate corri e ha un buon grip, con terreni caldi estivi, con asfalti caldi estivi, d'inverno, ma anche in pianura, ci fosse nebbia, ci fosse strada bagnata, scusa nebbia non c'è niente, ci fosse strada bagnata o ghiacciata, hai un'aderenza maggiore, un controllo incredibile della macchina. Quando nevica dalle nostre parti, dove adesso è raro, tutti vanno piano, macchine giù per i fossi, con le gomme a neve, sei tranquillo. Sei tranquillo come sempre guidato. Poi tanti mi dicono, ma perché compri le gomme da neve e le sostituisci? Tieni conto che quando le compri è una spesa iniziale, perché alla fine, non usandole, quando sono in garage, le ruote non si consumano. Hanno un limite di quanti? 20.000 km, 30.000 km, 60.000 km. Invece di un treno di gomme usarlo 3 anni, 2 treni di gomme li usi 5 anni. Diventano un po' più rigide, ma insomma dai. L'uso che se ne fa è appropriato, secondo me. Ok, qui abbiamo la porta per entrare, questa è fatta come una porta classica, diciamo. Questa invece è scorrevole. Molto pratica, perché quando sei sui parcheggi magari un po' stretti, abbiamo già, non c'è lo spazio per quanto riguarda. Abbiamo i vetri oscurati. Vi faccio un attimo un'anteprima di come sono gli interni. Adesso qui è stato già messo, guardate luci che ha, queste plafoniere, regolazione del clima. Comunque dopo dai, guardiamo tutti insieme. Adesso guardiamo un attimo come è fatta l'auto. Vedete anche bella con questi vetri scuri, privacy. Poi abbiamo il posteriore, che così è dritto, in modo da sfruttare al massimo gli spazi. Vedete qui c'è scritto Eco Blue Hybrid, quindi è un mild hybrid molto leggero, che comunque aiuta nei consumi a risparmiare. Qui abbiamo una retrocamera posteriore, che vedete qua. Proviamo a aprire il bagagliaio, Roberto, se riesci. Guardate quanto grande è il portellone. Cioè questa diventa una tettoia praticamente. Esatto, quando piove è comodissimo a caricare. In montagna, sai, quando arrivi dall'escursione, ti butti sotto qua, fuori piove, è un classico. Ti cambi, ti sistemi, per cui... Molto comodo. Allora qui Roberto ha voluto metterci un sedile, mi fa Lorenzo prova ad alzarlo e senti quanto pesa. Penso saranno 40 kg
di sedile quasi, Sì. no? Sono tutti singoli. Sono tutti singoli, quindi tutti asportabili e tutti... Sì, e la cosa interessante rispetto ad altri pulmini è che la zona anteriore dei sedili possono essere messi nei due sensi, Ok, sia che guardano verso avanti che verso dietro. quindi qua potete fare tranquillamente una cena, Salottino, un sì. salottino, un colloquio, tranquillamente, mentre uno guida, come un camper praticamente. Certo. Difetto di questi sedili, l'unica cosa sono i sistemi di agganciamento e sganciamento che spesso si perdono, Ok, ma funzionano molto bene. molto molto bene. Hanno ognuno ha la sua cinghia di sicurezza personalizzata. Ok, adesso magari facciamo due misure degli interni e così vediamo quanto spazio c'è all'interno di quest'auto. Allora, visto che di solito io do sempre le misure dei bagagliai in centimetri, proprio misurate all'istante, che così almeno la gente può capire, chi guarda il video. Allora qua abbiamo una larghezza di 120. 120 centimetri con tutti i sedili su e una profondità Di 50, 50 centimetri. 55. Poi la bocca qua in altezza siamo a 125. 125 di altezza, buono. Cioè qua puoi buttare dentro quello che vuoi. Se adesso Roberto ci butta giù i sedili, ci fa vedere, questi si possono alzare in caso, vabbè, ci fa vedere proprio come si fa, eccoci qua, molto bene. Se io alzo così i sedili, il bagagliaio diventa praticamente no enorme di più, ma bello pratico però come sistema. Eccoci qua, mettiamo il terzo sedile. Vediamo se va su. Sì. Eccoci. Ecco, così la profondità inizia a diventare di 90. 90 cm per 120, quindi qua di spazio ne avete finché volete, tranquillamente. In effetti, Roberto, dovevamo fare questo video qua ancora 2 settimane fa, se non sbaglio, Roberto. Esatto. E poi alla fine Roberto stava facendo un trasloco per Esatto. sua sorella, se non sbaglio, e ha portato via tutto quello che c'era dentro una casa col... Sì, boh, tutto no. Ma Tutto no, ma buona parte. E come in questo caso qua, fino al sedile anteriore, quanto abbiamo? Adesso diamo una misurata un attimo fino al sedile anteriore. E qua inizia a essere molto profondo. Cioè, se volete caricare, beh, i sci ci stanno di sicuro. Sì, beh, 3-4 paia di sci ci stanno. Allora. Abbiamo 2,30 m. 2,30 m di profondità, quindi anche un'anta di un armadio ci sta tranquillamente. Sì, sì. Molto molto spazioso. Se poi buttiamo giù anche il sedile quello anteriore, lì arriveremo a 3,5 m, penso. No, quello anteriore fai fatica. No. Ah, non va giù? No, perché è bloccato. Okay. Bene, adesso andiamo a vedere gli interni e vediamo come è fatto. Eccoci qua signori, adesso noi ci siamo seduti dentro perché fuori fa veramente freddo, stamattina c'è una bella arietta fresca. Sole, no? Luce però freddissimo. Molto freddo. E vedete come siamo seduti? Noi siamo tranquillamente seduti uno di fronte all'altro e di spazio ce n'è. Certo. Quindi anche se dovessimo mettere anche l'altro sedile, che adesso non c'è, è quello che vi abbiamo fatto vedere prima, qua possiamo parlare tranquillamente. Ognuno ha la sua luce, la sua bocchetta dell'aria. Sì, che è personalizzata come in aereo. Ok. Qua abbiamo le maniglie per scendere, tutti quanti ce l'hanno. Sì, ci sono le tendine per anche le tendine parasole. parasole. Vedete qua. E anche qua. Ci sono prese USB in abbondanza, perché ce ne sono uno per ogni posto a sedere, ce ne sono 6. Guardate qua, prese USB che ha. 2, 4 e 2 sono qua. Abbiamo anche, i sedili sono, come avevo detto, singoli e possiamo mettere giù. Hanno anche il bracciolo da tirare giù per laterale. Sono di là, se non sbaglio, questo qua. Proprio tipo un aereo. Come se fosse in aereo con tutte le sue... ci sono anche le casse dell'audio. Vediamo, qua abbiamo la regolazione della climatizzazione. No, veramente si sta seduti molto bene ed è molto molto comodo, quello sì. E cosa che non ho mai visto, abbiamo 2 porte sia a destra che a sinistra. Esatto. Ho visto altri pulmini fatti così che non hanno 2 porte. Non so se è un optional o... Sì, questo è un optional. È un optional della doppia porta. È molto molto pratico. E guardate qua, presi USB che ci sono finché vogliamo. Quindi come comodità, a pochi rivali secondo me.
sta molto molto bene. Questo è un pulmino che in realtà avrebbe anche l'opzione 9 posti, cioè il fatto di avere un sedile centrale aumenta la capienza delle persone, però è una cosa che io Non hai voluto... non ho mai voluto. Quando me ne hanno proposti, l'ho comprato usato, la prima cosa che chiedevo è che fossero 8 posti. Ma perché? Perché è una questione di praticità, a parte che il sedile dell'accompagnatore è molto più comodo, più ergonometro e più grande, ma vuoi mettere e riuscire a passare da davanti a dietro. Sì, è vero. Guardate che passaggio che c'è qua in mezzo. Sì. Oppure anche se devo mettere appunto qualcosa di... Sì, di che lungo, carico arrivo di fino a 3 lungo, metri. Sì, 3 bravi, metri di fino a 3 lunghezza. metri. Quindi spazio qua ne abbiamo... Lo utilizzo spesso anche per andarmi a fare giri in bici, nel senso che tirando via 2 righe di sedili posso portare 2, 3, 4 biciclette. E ho attezzato anche un materasso e dormirci dentro. Beh sì, qua 2,30 metri abbiamo Esatto. misurato prima, Sì, la larghezza sì. 120, quindi ci sta Molto tranquillamente. bene. Sì. Bene, adesso io direi che se Roberto sale davanti, io sto dietro invece, così posso fare le riprese per vedere com'è il frontale. Questo per scendere, vedete? Qua spazio ne abbiamo anche per scendere, la porta si apre ed è molto molto larga. Ah, ok. Basta tirare la levetta e lei si chiude. Molto pratica questa cosa. Eccoci qua, quindi adesso Roberto è salito davanti, l'ha accesa l'auto, vedete comunque che bel display che ha anche per il navigatore, abbiamo anche Android Auto se non sbaglio, Sì. e tutto quello che serve. Io adesso sto in piedi praticamente per fare questa registrazione e quello che volevo farvi vedere io, vedete le rifiniture comunque che cioè, sono di qualità alta per essere un pulmino come possiamo definirlo, è più da auto, perché anche tutto quello che riguarda i sistemi di sicurezza, hai detto che è il cruise control adattativo, no Roberto? Sì. Dicevi, ha Android Auto, il navigatore, guardate come sta seduto Roberto per guidare, comodo, in poltrona praticamente. C'è un sistema di regolazione del volante che non è solo alto e basso, ma è anche in profondità. in profondità. Questa è una bella cosa. Il cruscotto, come vedete, è tutto analogico con un display digitale che ci dà delle informazioni. Là vedete il consumo 6,9 litri per 100 km e questo dopo 90.000 km. Quindi di media fai sui 30.000 all'anno di chilometri. Sì. Eccoci qua. Ha 2 computer di bordo, uno riferito al modo di guida normal o eco. Vabbè. Diciamo che però una cosa che ha come difetto, cioè fai fatica a gestire i totalizzatori di giornata, non è che sia proprio Così pratico. efficientissimo, sì. Vabbè, ma hai l'app che dopo puoi sì, scaricarti tutto quanto lì. esatto. Che vabbè, dopo vi lascerò in sovraimpressione mi ha fatto uno screenshot dell'app e di come gestisci i consumi. C'è il sistema mantenimento corsia, acceso spento. Vabbè, abbiamo il modello di guida eco o normal. Ok, quell'altro cos'è? L'antipattinamento. Questo è l'antipattinamento. Ok, i sensori del parcheggio. Sì, i sensori del parcheggio se vuoi attivarli o disattivarli. Molto comodo. Cioè. Questa è la retromarcia. La retromarcia, per cui è molto precisa anche per quanto riguarda gli spazi di ingombro è decisamente interessante. Che tipo di segnali dà come se noi ci avviciniamo a un ostacolo? Occhia. Vediamo se lo becca. Vedete? Mi dà l'indicazione di dove è esattamente l'ostacolo. In questo caso abbiamo un palo davanti e lui mi dà l'indicazione. Sì, sarà un 30 cm ed è interessantissimo anche quando purtroppo tanta gente nei parcheggi passa sulla zona posteriore della macchina, mi segnala subito la presenza di un pedone che passa. Ok, e riesci a bloccartela o ti suona e basta? No, non riesci a bloccarmela. Ok. Oltretutto è un sistema che a volte fa paura e non l'ho mai provata, ma se tu corri parlando però di un altro argomento, durante la marcia, c'è la possibilità di inserire come cruise control eccolo qua, allora. La velocità
la distanza, l'inserimento della velocità con la distanza dalla quale voglio mantenermi distante dalla macchina precedente, però adesso non me lo fa perché siamo fermi. Sì. Guarda il display, questo è un Sync 3, lo dichiara la casa costruttrice. Adesso sui nuovi modelli è stato aggiornato, c'è un Sync 4. Ci sono dei difetti, ad esempio le mappe di navigazione non sono aggiornate. Ha un altro difetto che è quello che non mi segna la temperatura, che sul nuovo Che hai modello Sync impostato? 4 invece nel momento in cui tu imposti la temperatura nel display mi si appare. Adesso non sono mai riuscito con questo sistema ad attivarlo. Comunque il sistema ha la possibilità appunto di aggiornamenti con una linea wifi, c'è la possibilità di collegare col Bluetooth i telefoni, la navigazione c'è, ecco qua. Questo è quanto il display ci permette di fare. È comodo. Diciamo che è molto comodo, è in linea anche con le normative vigenti per l'uso del telefono a bordo, ma posso usare il telefono io, lo può usare anche un passeggero direttamente collegato al... Ecco, questi sono i display con tutti gli aggiornamenti che possono essere fatti. Ok, Android Auto, vedete lì, che è messo qua. Quindi può essere collegato e potete guardare magari il navigatore del cellulare. Certo. Interessante Ford Pass Connect che permette di avere sotto controllo l'autovettura, che io uso principalmente quando ho chiuso la macchina, non l'ho chiusa, Ok, nel senso che da qui tieni premuto il tasto e la macchina... adesso non so se siamo dentro, se ci chiude dentro. Boh, spero di sì. Sì, ci chiude anche dentro. Porte bloccate, Sì. ok. Che ho visto, non è un servizio a pagamento questo, ho visto su altre aziende lo mettono a pagamento, tipo Mercedes, tipo altre realtà. Vabbè, il veicolo mi dà quello che è, Autonomia. sì, l'autonomia, per quanto riguarda assistenza a manutenzione. Ecco, mi sono meravigliato quando sono andato a cambiare l'olio, che la macchina mi ha chiesto appunto di cambiarlo, che la quantità di olio su questo motore sia infinita, cioè ci vogliono dei 10 litri d'olio in sostituzione. Addirittura. Sì, non è da poco. E te lo fanno cambiare purtroppo con ogni 20.000 km. Per cui insomma, da quel punto di vista là, dal punto di vista manutenzione, ha un costo un po' più... In effetti prima mi facevi vedere tutti i dati, Sì. Roberto, e avevi messo anche la manutenzione, erano 600 euro più o meno su un anno. Sì, Guardate qua Roberto come registra tutto quanto. boh, dai, è facile, quando fai il carburante, dopo la macchina c'è un'app che permette che però non è un'app fornita da Ford, è un'app esterna. Sì. E tu puoi metterci il tuo tipo di auto. In base anche ai prezzi ti analizza quelli che sono i consumi medi, spese, Lì c'erano le spese. statistiche, ecco qua, statistiche nell'ultimo anno corrente, vediamo l'anno scorso, sono riuscito a memorizzare sui 335 giorni di utilizzo della macchina, chilometraggio, 32.000 km su litri, costo del carburante e costi di manutenzione. Ecco, 668 euro. E poi lì c'è il totale, praticamente 4.453 euro. Sì, per la gestione della macchina in un anno, facendo però 32.000 km. Questi sono i costi. I costi effettivi. La macchina è dotata anche, cioè è necessario anche rabboccare la D-Blue, che va messo ogni... ma fa tutto lei, cioè non c'è da fare niente qua, nel senso che la macchina ti ricorda un sacco di cose, informazioni, ti dà vediamo, impostazioni veicolo, soglie di velocità, tagliacristalli, airbag passeggero, specchietti chiusura, eccetera, quello che vuoi fare. Manutenzione veicolo, eccolo qua.
Durata dell'olio, 15.000. autonomia di blu. 10.000 km. Sì, E quanto costa un rabocco più o meno? ma no, la Rabocco costa poco. Adesso vabbè l'ho fatto, c'è un Un secondo serbatoio display. pieno. Sì, sì, serbatoio pieno. Pressione dei pneumatici. Sì, abbiamo un comando proprio totale di tutto il veicolo da qui. Auto start e stop. Vediamo se lo trovo. Tergicristalli, specchietti, suoneria, illuminazione e chiusura. Vabbè. Da qualche parte c'è il cambio guida assistita, possiamo gestire tutte l'anticollisione, il conseguimento dei segnali stradali. Ecco, questo è un sistema che limita la velocità se tu lo vuoi impostare, rileva il segnale stradale e se è impostato la velocità la macchina rallenta. Sistema di mantenimento corsia, drive alert se hai bisogno di riposarti. si guida eco, cruise control, eccetera, eccetera, eccetera. Pressione dei pneumatici, una volta c'era, adesso non trovo più. L'hanno tolta con l'aggiornamento. Manutenzione veicolo, no, qui. Pressione pneumatici, ecco qua. Abbiamo ti dà l'indicatore. Sì. Che è molto più elevato di quello di un'auto normale, perché essendo c'è la tipologia anche di pneumatici. Bene Roberto, cosa dici? Andiamo a provarla, così devo fare 4 sgommate? No, sgommate no, dai. Andiamo a provarla. Bene signori, quindi adesso partiamo a fare un giretto per provare, però prima volevo dirvi due cose, che la chiave, che Roberto adesso mi stava dicendo della chiave che è ricaricabile. Sì, si autoricarica, anche quella di scorta, da ricordarsi una volta all'anno di reinserirla sull'accensione che si ricarica da sola. Sì. E dopo, cosa interessantissima, specialmente per ricaricare le bici elettriche o il frighetto, c'è la presa 220. 220 fino a un massimo di 150 watt. Molto, cioè, pratica, appunto per la bici elettrica, è vero? Sì, sì. Per caricare la batteria. Non solo, per le videocamere, per computer, per un sacco di cose. Beh, anche perché uno si collega qua, si siede dietro e può lavorare tranquillamente dietro, certo, con quello che gli serve, insomma, con il computer. Bene, dai, adesso andiamo a provare un attimino come va. Io mi metto comodo, come in aereo praticamente, grazie al bracciolo che c'è qua. Sedili, cinture messe, bene. Cinture messe. Questo è il modello, quando l'ho scelto purtroppo c'era solo col cambio automatico, col cambio manuale. Prendendolo usata a volte bisogna un po' accontentarsi, però aveva, diciamo, il 99% delle caratteristiche che soddisfavano le mie esigenze. Il cambio automatico sarebbe stato interessantissimo, anche perché secondo me il manuale ha 6 marce e gli manca la settima che invece il cambio automatico dovrebbe avere, se non sbaglio, almeno sulle versioni quelle nuove. Una settima... La senti che è un po' tirata. Comunque prima eravamo a 90 all'ora venendo qua e ho visto che era 1500 giri in sesta, quindi non so, a 130 quando sei sui 2000. Ecco, vedi adesso si è inserito il sistema elettrico di del propulsione della macchina. Diciamo che allora l'hybrid qua funziona tipo il CARS, nel senso che si inserisce a bassi regimi. Il motore termico comunque continua a girare, si spegne solo a una velocità minima di 12 km all'ora, nel senso che se tu vai via a 10 km all'ora funziona solo col sistema elettrico. Quindi però per velocità più basse no, il termico funziona sempre. Magari sei in coda o cose del genere, vai in elettrico, quindi non consumi. Centri abitati. Adesso l'auto è un po' fredda perché comunque l'acqua è ancora bassa, però questa è la visione. Avete veramente un bellissimo, si vede bene, anche perché gli specchietti sono alti, anche perché questo tipo di modello è stato fatto con uno scalino aggiuntivo sulla zona guida, per cui i due posti anteriori sono rialzati rispetto, ho visto, alla media di tutti gli altri pulmini, per cui la postazione di guida si mantiene abbastanza alta. Alta, imponente, la strada si vede molto bene. No, si vede, cioè qua fai un viaggio, sei tranquillo, steso e sto veramente comodi. Non ti accorgi neanche secondo me di fare un viaggio. A parte chi lo guida, ma siamo per il resto. Però dai, è rilassante, no? Anche te come guida, vedo che... Sì, posso già a 30 km all'ora inserire la cruise control, ecco, inserita a 50.
Potrei inserire anche il sistema di mantenimento corsia accesa, però dopo te lo fa riprendere comunque. È sempre consigliabile mantenere. Non ha funzionato. Non ha funzionato, forse non ha letto bene il... Quindi è meglio sempre guidare noi. In ogni caso la macchina ti propone sempre forse è disinserita, forse a 50 all'ora non lo percepisce, non l'ho mai fatto a 50 all'ora, non mi sono mai fidato del mantenimento di corsia. Diciamo che io in autostrada funziona. In autostrada funziona ed è comodo. Forse probabilmente perché siamo troppo lenti. Sì. E devi avere l'attenzione comunque Ecco, adesso mettiamo quinta e siamo a 1100 giri a 50 all'ora. E comunque, cioè, lei riesce ad andare avanti lo stesso e siamo a 1000 giri e riprende lo stesso. Comunque ha un bel motorino, no? Sì, mai avuto... Sì, una bella coppia. Bene, comunque adesso lui sta accelerando perché siamo fuori dal limite, possiamo andare a 90 all'ora, ma cioè, ha un motore veramente, non si sente neanche all'interno e non aspettatevi il rumore del furgone che vanno, cioè i vecchi furgoni, queste qua sono delle autovetture grandi con molto spazio, tutto qua. Bene signori, noi torniamo al campo base e così tiriamo le conclusioni e adesso ci vediamo lì per le conclusioni. Prima di tornare in campo base vediamo che funziona il mantenimento di corsia. Ecco qua, adesso noi ne molliamo il volante e vedete che lui funziona. Mi dice comunque di mantenere le mani sul volante perché non abbiamo ancora la guida autonoma che si può far guidare l'auto. Ecco, tutto qua. Bene, adesso sì, torniamo lì e così facciamo le conclusioni. Bene, eccoci qua, siamo tornati dal piccolo giretto così di prova. Questa era più l'auto per far vedere quanto pratica è, quanto grande è, che cosa ha dentro un pulmino così, diciamo un pulmino. E poi per quanto riguarda, di sicuro non è un'auto da corsa, da fare le corse, insomma questa qua è un'auto pratica. E basta, deve portarci da A a B caricando il più possibile. Certo. Questo è l'uso di quest'auto. Certo. Tutto qua. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like. Ringrazio ancora Roberto per la sua disponibilità, che siamo riusciti a fare questo video e siamo stati fortunati anche per il sole, così certo, vedete il colore dell'auto e belle immagini più chiare. E niente Roberto, io ti ringrazio per la disponibilità e iscrivetevi al canale che è gratuito, non costa niente, basta premere il tasto iscriviti e attivate le taste notifiche. Grazie a tutti e ciao! Ciao ciao! Ciao.